Ciao, eccoci per un nuovo appuntamento della serie Cucito mai più senza e il quarto video della serie Cucire il denim. In questo video vedremo come accorciare un paio di jeans e sfrangiare l'orlo. Io lo farò su questa salopette, ma la stessa identica cosa la potete fare su qualsiasi paio di jeans che avete a casa. Come sempre trovate l'elenco di tutti gli strumenti che utilizzerò nel video nel box descrizione sotto. Nei 3 video precedenti di questa serie abbiamo visto nel primo video quali sono gli strumenti utili per cucire il jeans e qualche consiglio che mi sono sentita di darvi dopo aver cucito questo progetto. Nel secondo video il video tutorial per cucire la salopette, nel terzo video come applicare i bottoni da jeans. Prima di partire con questo quarto e ultimo video della serie Cucire il denim vi ricordo che se volete imparare a cucire o se volete migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it, vi lascio il link nel box descrizione sotto il video. Una volta finita la salopette e applicati i bottoni mi sono occupata dell'orlo. Avevo realizzato la salopette al ginocchio perché il cartamodello prevedeva un pantalone lungo e non sapevo di quanto accorciarla. Per scegliere la lunghezza l'ho provata addosso e ho segnato con uno spillo la lunghezza che mi piaceva. Con una matita a gesso ho poi segnato tutto l'orlo della gamba aiutandomi con un righello, potete farlo anche con il metro da sarta. Mi sono tenuta parallela all'orlo in base alla distanza dallo spillo. Ho fatto prima una gamba e poi l'altra. Fatte entrambe le gambe, per controllare che fossero uguali ho misurato la lunghezza dell'interno gamba. Destra e sinistra sono uguali. E poi ho misurato la lunghezza del fianco dalla base del cinturino. Anche in questo caso fianco destro e fianco sinistro sono uguali. Ho quindi tagliato con delle forbici per tessuto seguendo il segno fatto con la matita a gesso. Per non far aprire i margini dell'interno gamba e dei fianchi con l'utilizzo con i lavaggi, visto che ho tagliato le cuciture e quindi tendevano ad aprirsi, li ho ricuciti e rinforzati a macchina. Sull'interno gamba ho fatto una piccola travetta a punto dritto, un'impuntura in prossimità dell'orlo. L'ho fatto su entrambe le gambe. Per il fianco invece ho ripreso la cucitura dal rovescio del capo. Anche in questo caso ho rinforzato l'orlo e la cucitura non si apre più. Ho tolto poi il cassetto per cucire con il braccio libero della macchina e ho fatto una cucitura ad anello a 1 centimetro dal bordo dell'orlo. Questa cucitura non è necessaria ma mi aiuterà a sfilacciare l'orlo in maniera più regolare perché ha un riferimento da seguire quando sfilaccio. Inoltre fa in modo che l'orlo non si sfilacci troppo ulteriormente una volta lavato il capo e con l'utilizzo. Lo faccio per entrambe le gambe. Con un punteruolo o con un tagliasole inizio a tirare i fili bianchi dal rovescio. Lo faccio dal rovescio perché è molto più semplice vedere i fili bianchi che devono essere tirati. Con moltissima pazienza sfilaccio tutto l'orlo di entrambe le gambe. Ce ne vuole veramente tanta di pazienza perché per sfilacciare entrambe le gambe considerate che ci ho messo circa un'ora e mezza. L'orlo sfilacciato infatti ha un effetto non rifinito ma ci vuole molto più tempo a farlo rispetto a un orlo normale. Finito di sfilacciare tutto, io ho deciso di tagliare un pochino gli sfilacci bianchi che pendono perché mi sembravano un po' troppo lunghi. Per farlo ho utilizzato delle forbicine da ricamo e li ho tagliati scalandoli, un po' come fanno i parrucchieri quando tagliano i capelli scalati, per non avere a taglio netto gli sfilacci bianchi che non mi piacevano molto. Ecco l'orlo sfilacciato. La salopette è finalmente conclusa e sono felicissima di questo nuovo capo che mi sono cucita. Spero sia piaciuto anche a voi, se la realizzate ricordatevi di taggarmi su Instagram o Facebook perché sono curiosissima di vedere le vostre. Anche per quest'ultimo video è tutto, spero che questa serie Cucire il denim vi sia piaciuta. Salvo tutti i video, tutti e 4 video di questa serie in una playlist, così li potete trovare uno dopo l'altro e guardarli tutti quanti insieme. Se vi è piaciuto il video o la serie condividetela
Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e su Instagram e Facebook per trovarmi anche sugli altri social. Ci vediamo presto quindi per un nuovo video. Ciao!